Va bene, dai. No, dicendo solo ciao e chi sei, solo chi sei. Ciao, chi sei? No, Deficiente. scherzo. Ciao, sono Graziella, lavoro nell'arredamento, sono un interior designer, cioè arredo le case all'interno, non all'esterno, con i mobili. Quindi il mio lavoro è molto vario, molto interessante e mi piace molto perché mi permette di essere a contatto con le persone, perché vado nelle loro case, vedo le loro realtà e consiglio loro, cercando di capire quello che desiderano, come tradurlo in mobili. Che cosa ti piace fare per divertirti e cosa per rilassarti? Oh, per divertirmi mi piace molto giocare a carte, mi piace fare ginnastica e mi piace molto leggere, anche ballare, però la cosa principale che mi piace fare è leggere, io adoro leggere. Per rilassarmi, alle volte faccio Pilates mi rilassa molto. Comunque la cosa principale è leggere, perché quando leggo apro una porta in un altro mondo, entro in un altro mondo, resto lì fino a che ho finito il mio tempo e poi chiudo la porta ed esco e ogni volta che la apro rientro in questo mondo ed è una cosa meravigliosa per me. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è poter girare per il mondo senza avere problemi di tempo, andare e dire ok, qui mi piace, mi fermo, poi proseguo il viaggio, vado a destra o a sinistra, è uguale, vado a destra, mi piace, mi fermo, se no riparto senza avere problemi di tempo, dover tornare dopo una settimana, 2 settimane, 3 settimane. Vorrei poter girare tutta l'Italia e tutto il mondo in questo modo, andando in giro così, senza meta e senza problemi. Qual è il tuo motto, il tuo proverbio, la tua parola preferita? Il modo di dire è tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Tanto va la gatta a cercare il lardo che alla fine ci lascia la zampa. Ciao a tutti, spero di incontrarvi quando andrò in giro per il mondo con un libro in mano. Ciao! Ciao, sono Rocco. Che lavoro fai? Adesso in questo momento sono un pensionato ma che continua ancora a prestare la sua opera. Sono un istruttore esaminatore per quanto riguarda il personale che conduce i treni. Che cosa ti piace, cosa non ti piace di questo lavoro? Difficile trovare cosa non mi piace, molto più facile invece dire cosa mi piace l'entusiasmo che si può mettere in questo lavoro, mi piace il fatto che ti puoi relazionare con un sacco di altra gente, quindi interagire con loro, mi piace tantissimo riuscire a trasmettere quelle norme, quelle regole, quelle capacità di poter guidare un treno portandolo sempre comunque in sicurezza, sempre finalizzato al trasporto dei viaggiatori. Qual è una cosa difficile di questo lavoro? La cosa difficile è alle volte riuscire a comprendere quelle che sono le difficoltà che possono avere le persone che hai davanti e quindi cercare sempre di volta in volta un metodo, uno strumento per riuscire a far capire loro cosa appunto devono fare. Cosa ti piace fare nella vita in generale per divertirti e cosa per rilassarti? Beh, qua sicuramente ci vorrebbe un sacco di tempo perché sono tante le cose, cerchiamo però di essere magari un pochino più sintetici dicendo che mi piace tanto passare il mio tempo libero all'aria aperta e in questo diciamo che trovo conforto quando la stagione è più bella. Mi piace tantissimo viaggiare, mi piace fare qualche sport, mi piace ancora la musica, mi piace la lettura, potrei andare avanti per parecchio tempo, quindi magari terminiamo qua dicendo semplicemente che su tutti il viaggiare è la cosa che più mi appassiona. Cosa ti rilassa però?
Beh, mi rilassa soprattutto quando le cose che appunto mi piace fare le posso fare con tranquillità, con diciamo passione, ma soprattutto anche quando intorno a me c'è il silenzio. Ecco sì, quando si possono fare determinate attività potendole anche ascoltare, credo che questa sia una cosa che a me piace tantissimo. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Sogno nel cassetto è riuscire a vedere e a visitare quei luoghi che per molte ragioni non ho ancora potuto vedere e poterlo fare quando appunto non c'è la ressa e la folla che molto spesso disturbano appunto il piacere di visitare questi luoghi. Qual è un proverbio, un modo di dire, una parola che preferisci in italiano? Sicuramente sì, che mi ritrovo appunto a dire abbastanza frequentemente è mai dire mai, che tradotto significa non devi mai essere certo che non vi siano altre possibilità rispetto a quello che tu stai vivendo in quel momento. Tutti i momenti cambiano di volta in volta e ciò che magari di cui sei estremamente convinto adesso, non è detto che cambiando il momento, il tempo e il contesto, tutto ciò non si possa fare, non si possa realizzare, oppure che tu stesso non possa cambiare idea su qualcosa o su qualcuno. Bene, ciao a tutti, è stato un piacere, anche se non ho la possibilità di poter sapere chi ci sarà dall'altra parte, ma è stato bello. Ciao, sono Samuele, insegno e faccio l'educatore. Che cosa insegni? Insegno religione. Perché? In uno stato molto cattolico dove varie esiste anche questo mestiere, però di cui ne vado molto molto orgoglioso per quello in cui credo, ma soprattutto anche per quello che serve, secondo me, in un mondo fatto comunque, lo diciamo tutti, ma nessuno fa niente di concreto, in un mondo fatto di orrori, mettiamole sul pesante o robe varie, fare qualcosa che anche seppur piccolo di buono, secondo me fa bene alla società di oggi. Religione proprio per la mia fede, nel senso che sono molto credente e anche praticante, che non è scontato, e i valori che ha una fede cristiana secondo me possono far bene alla gente, per quanto assurdi o magari, ma soprattutto quanto sono incompresi allo stesso tempo, perché i valori veri, autentici della fede cristiana secondo me sono molto validi soprattutto al giorno d'oggi e possono contribuire a fare qualcosa di molto buono, secondo me. Perfetto, ma tu hai anche un hobby, giusto? Assolutamente, da buon cristiano, perché ormai è diventato praticamente solo della nostra categoria, amo molto il teatro. Sono tra l'altro presidente di un'associazione teatrale, faccio pubblicità. Bravissimo, ai miei 12 iscritti. Famiglia Teatrale Arete, in questa compagnia che è più, dico sempre, è più che una compagnia, una casa di produzione, nel senso esatto del termine. Produzione perché alla fine facciamo tanti spettacoli, ma anche per esempio ci sono alcuni che vanno, per esempio ho cantanti che vanno in giro per i matrimoni, quindi si occupano magari di produrre in questo senso l'animazione in un matrimonio, oppure ho ragazzi che fanno fotografia, ho ragazzi che fanno video, ho ragazzi che fanno di tutto. Abbiamo anche uno che studia alla Scala sound check, quindi il sound, quindi questo ragazzo sta studiando alla Scala per diventare un esperto tecnico del suono, quindi alla fine è una produzione, però è una casa, quindi il clima che abbiamo dentro è proprio familiare, quindi lo scopo è quello di fare incrociare molti mondi artistici, farli sentire a casa e da lì scaturire qualcosa di bello a livello teatrale, che alla fine è l'hobby che unisce tutti quanti. Vorresti che questo rimanesse un hobby o vorresti che diventasse una vera e propria professione? Assolutamente no, quindi voglio che sia una professione a tutti gli effetti.
quindi è il punto di partenza l'hobby, ma anche perché cioè, questi grandi progetti alla fine, soprattutto quando si tratta, ripeto, purtroppo in Italia, quando si tratta di teatro, tutte queste cose un po' particolari. C'è un bambino che urla. Scusa. Anche lei sarà una teatrante. Ok. Quando si tratta di queste cose un po' viste con particolarità e non come una professione autentica, ma vista come un qualcosa di idilliaco, fare l'attore o robe varie, viene sempre visto un po' di scetticismo in quello che fai. Invece noi abbiamo deciso di unire i nostri mondi, purtroppo partiamo come un hobby, ma in realtà stiamo lavorando per renderlo professionale e qualcosa di concreto e vero per le nostre vite. Cosa fai per divertirti e cosa fai per rilassarti nella vita di tutti i giorni? Lo posso dire, lo faccio vedere anche. Oh wow, ok. Questo, visto, mi sono preparato all'intervista. Tutte e due, per divertirti e per rilassarti. È tutto concatenato attorno a questo, quindi... Benissimo. Però ma letteralmente attorno anche, cioè comunque vabbè la birra perché amo la birra, quindi è inevitabile. Penso quando dico perché credo nella mia fede, dico molto spesso anche perché Dio ha creato l'uomo perché inventassi i monaci che a loro volta inventassero la birra. Quindi secondo me in questo giustifico la perfezione e l'intelligenza di Dio. Perfetto, nella creazione della birra. Assolutamente. Benissimo. È tutto ragionato e pensato anche attorno a quello. Ok, qual è il tuo sogno nel cassetto? È collegato a quello che dicevo prima. In questo momento il mio sogno nel cassetto è trasformare la famiglia teatrale Arete in una casa di produzione professionale a tutti gli effetti, quindi è il mio sogno nel cassetto. Amo per esempio la televisione, amo tutto ciò che riguarda anche il mondo del teatro a livello proprio professionale, amo la radio, amo tutto ciò che riguarda spettacolo. Cioè una delle mie frasi tipiche, lo dico anche molto spesso ai miei alunni, tra l'altro da me nella mia scuola ci sono quelli che chiamano i buongiorni, cioè piccole pillole di vita, di insegnamento che un insegnante fa agli alunni. Quest'anno l'ho basato tutto su un unico concetto, rendere la propria vita uno spettacolo. E quindi è tutto, il mio sogno nel cassetto in realtà non è tanto nel cassetto perché lo sanno tutti, cioè come se in realtà tenessi perennemente aperto il cassetto e lo guardano. Non mi vergogno, anzi ne vado molto orgoglioso di questo sogno e spero che si concretizzi. Qual è la tua parola, il tuo modo di dire, il tuo proverbio preferito in italiano? Walt Disney incalza molto, si avvicina molto ma non basta. Cioè Walt Disney diceva "If you can dream it, you can do it". Se lo puoi sognare lo puoi fare, però non mi basta. Cioè nel senso, se lo puoi sognare lo puoi fare, ma ricordati sempre che noi siamo il sogno di Dio e è tutto concatenato a quello. Quindi più o meno è questo un po' rivisitato anche da me. Ciao! Ciao.